Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni. Prego e preghiamo insieme tutti: a te Signore la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Sono la mamma di Eva Sacconago che ci ha salutati per sempre nel 2011 a causa di ciò che le fece vivere Suor Mariangela Farè, ora ex suora. È stata confermata la condanna di 3 anni e 6 mesi dalla Cassazione per abusi sessuali, mentre stalking e violenze private sono andati prescritti. Sono il papà di Eva Sacconago di Bustorsizio. Vorrei solo puntualizzare che Papa Ratzinger ricevette lettere sull'orribile caso di mia figlia e che durante gli anni del processo anche Papa Francesco ebbe modo di seguire la vicenda sia su quotidiani nazionali che in TV, ma nessuno ci contattò. Mio figlio a 12 anni è entrato in seminario di Legionari di Cristo. È stato abusato da padre Vladimir Reséndiz. Nonostante la condanna di 6 anni e 6 mesi, non ha scontato né sconterà un giorno perché è trasferito in Messico. Papa Francesco sapeva e non ha fatto niente per noi. Sono la mamma della vittima di Don Francesco Caramia. Il giorno di Pasqua mio figlio ha sentito suonare le campane e ha avuto un attacco di panico. Il Papa non ha fatto niente per noi. Mio figlio è stato molestato da Don Vincenzo Calain Pirotta, il quale, dopo la condanna in primo e secondo grado e motivazioni confermate in Cassazione, si è salvato grazie alla prescrizione del reato. Il prete non è mai stato ridotto allo stato laicale, mentre noi siamo sempre stati additati come dei calunniatori. Il vescovo, nonostante le dichiarazioni pubbliche di vicinanza alla vittima, ha permesso che si facesse una fiaccolata in favore dello stesso prete. Sono la mamma della vittima di Don Mauro Galli. La diocesi in tribunale ha scelto di difendere il prete mettendo in campo contro di noi 8 avvocati. Unica arma, screditare la vittima e apostrofarci come ipercattolici perché andiamo a messa la domenica. Nel frattempo, nonostante la Congregazione per la Dottrina della Fede avesse tutta la documentazione e le prove che Monsignor Delpini aveva insabbiato tutto, Papa Francesco ha nominato Monsignor Delpini quale arcivescovo di Milano. Sono il papà della vittima di Livio Graziano. Nonostante all'epoca fosse domiciliare, continuava a stalkerizzare mio figlio sui social, su Facebook, su WhatsApp e su altri mezzi di comunicazione. Quando mi sono rivolto a Monsignor Spinillo, vescovo di Aversa, che ha avuto un colloquio con Zuppi, sono stato tacciato di essere un rompicoglioni. Sono la mamma della vittima di Don Giuseppe Ruvolo. Il vescovo Rosario Gisana ha insabbiato questo caso. E il caro Papa, il giorno prima di un'udienza determinante per la condanna di questo prete, ha elogiato pubblicamente il vescovo dicendo: quest'uomo è stato perseguitato, calunniato, ma lui sempre fermo, uomo giusto. Sono la mamma di 2 ragazzi che da bambini sono stati abusati da un prete nostro amico. Da quel momento non sono più riuscite ad entrare in chiesa, mi prendono gli attacchi di panico. Sono una suora violentata da un prete in Africa mentre ero in viaggio per recarmi in una farmacia lontana attraverso foreste per rifornire l'ospedale di farmaci. 2 notti si pernottava in una missione. Non conoscevo nessuno di quei preti. Ero lì da soli 3 mesi e alle 2 di notte mi piombò in camera un prete. Non ho mai saputo neppure il suo nome perché la mattina dopo dovetti continuare il viaggio per Lubumbashi. Io sono Eric Zattoni, figlio del prete pedofilo Don Pietro Tosi, deceduto nel 2013.
Io e mia madre abbiamo chiesto a Papa Francesco che questo sacerdote venisse ridotto allo stato laicale e ciò purtroppo non è avvenuto. Papa Francesco e tutti i componenti del Vaticano l'hanno lasciato morire sacerdote. Sono il papà della vittima di Caremia Francesco. Siamo stati massacrati dai suoi avvocati e dai suoi seguaci e il Papa non ha fatto niente. Sono la moglie della vittima di Don Carlo Bottero. Mio marito continua ad avere esaurimenti nervosi a causa degli abusi sessuali subiti. La Chiesa e il Papa non hanno mai fatto nulla per lui. Questi sono solo alcuni dei familiari di bambine e bambini abusati in Italia dal clero cattolico. La rete d'abuso conta 4.254 vittime in Italia. 1.028 preti su 31.000 sono predatori sessuali. Questa è l'eredità che ha lasciato Francesco. Cosa farà il nuovo Papa?